Guardate quanto è difficile rimuovere il mezzo da qua sopra. Voilà, quanto abbiamo impiegato, e per rimetterlo è ancora più banale. E voilà. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Come vedete siamo nel box, un posto dove generalmente faccio manutenzione alla moto e vi porto con me in questi piccoli lavoretti. Oggi sono qui per presentarvi la particolarità, le peculiarità, le caratteristiche degli stance di Dynamoto. Sono bastati pochi reel, poche foto per intasare letteralmente la mia casella di posta sia su Instagram che su Facebook. Chi ha il mio cellulare, non vi nascondo che qualche WhatsApp in merito anche a questi stance me l'ha mandati. Le domande più frequenti sono: dove le hai presi? Sono di qualità? È semplice da utilizzare? Le rotelle possono incastrarsi su delle griglie? È semplice da utilizzare? È sicuro? E tra i tanti commenti non vi nascondo che più di una persona ha commentato il prezzo, perché il prezzo di questi accessori non è banale sicuramente, però sono prodotti estremamente di qualità. Tutti i prodotti di un certo livello hanno dei costi differenti da prodotti, chiamiamoli così, più commerciali, giusto per non offendere nessuno. Quindi, come si dice alle parti nostre, in base a quanto spendi, mangi. Allora, tutto costa tanto, anche il GS costa tanto, la roba di qualità costa tanto, la roba di marca costa tanto. Dietro quel tanto c'è la tecnologia, c'è l'affidabilità, c'è la serietà di un'azienda. Poi ognuno è libero di spendere i propri soldi come meglio crede. Detto questo, andiamo a vedere i dettagli di questi prodotti in maniera tale che ognuno di voi si farà un'idea di questi accessori e in maniera del tutto autonoma, razionale, a coscienza dirà: sono dei prodotti di qualità, piuttosto ce ne sono altri che costano meno e fanno lo stesso lavoro. Io personalmente era da tempo che andavo alla ricerca di un accessorio come questo, però vuoi per un motivo, vuoi per un altro, mi sono sempre fermato un passo prima dell'acquisto perché non mi davano la sicurezza, la certezza di una certa stabilità, una certa solidità e non mi nascondo di una certa semplicità nel manovrare determinati accessori, perché non ce lo nascondiamo, il GS come tanti altri mezzi ha un peso notevole, quindi questi prodotti, per garantire una certa stabilità, devono avere determinate tolleranze, devono essere fatti con determinate caratteristiche. Adesso piano piano andrò a mostrarvi singolarmente le caratteristiche di questi accessori. Partiamo dal carrello anteriore. La particolarità di questi stand, sia di quello posteriore che di quello anteriore, come vedete, può andare in qualsiasi direzione. Questo perché ci sono 3 coppie di rotelle, 2 coppie hanno 3 ruote e quella anteriore ne ha 2. La particolarità qual è? Che ci sono questi cuscinetti che permettono la rotazione anche laterale. Grazie a questi cuscinetti questo stance potrà fare movimenti da 360 gradi. Sarà sufficiente posizionare la gomma anteriore all'interno, far semplicemente rotolare la ruota verso il davanti, lo stance entrerà in posizione, bloccherà la ruota anteriore. A quel punto la ruota è qui all'interno e può andare da tutte le parti. La rivoluzione di questi stance è esattamente in queste rotelle qui. Questo qui è lo stance posteriore, che è composto di 2 pezzi, quello arancio e questo alluminio. Tenuti insieme da questa graffetta si toglie. Adesso vi spiego un po' tutto quanto. L'unica cosa che dovrete fare quando vi arriva il pacco di Dynamoto è assemblare queste 3 ruote. 1, 2 e 3. Sarà sufficiente disimballarle. Qui c'è la predisposizione, si inserisce, si mette questo cappuccio qui in cima, poi si bloccano le coppiglie che vengono fornite in dotazione. Stop. Questa roba qui dovrete fare e basta. Ovviamente questo è il braccio predisposto per il GSLC che ho io. La versione precedente, il braccio, anziché essere da questo lato, è da quest'altra parte. Gli stance vengono prodotti per tutti i mezzi. Basterà semplicemente selezionare il modello del vostro mezzo sul catalogo, specificare eventualmente l'anno e vi verrà fornito lo stance idoneo per il vostro mezzo. Adesso vi faccio vedere la semplicità, la banalità, la elementarità con cui è possibile sollevare il GS da terra. Un'operazione che potrete fare in totale autonomia. Adesso vi mostro quanto è semplice utilizzare questo carrello. Prima cosa da fare è inserire questo tampone all'interno della predisposizione che troviamo sulla nostra coppia conica. Quindi tampone, coppia conica, si mette dentro, ok. Poi mettiamo il GS in posizione verticale. A questo punto il cavalletto già tiene di per sé il GS, sarà sufficiente fare una pressione sul braccio di destra. Teniamo magari il GS per sicurezza con l'altra mano, pressione e voilà. A questo punto bisognerà togliere questo fermo
da questa parte qui, sfiliamo questo archetto qua e andiamo a bloccare questo archetto nella parte anteriore, facendo passare una parte vicino alla ruota, e adesso vi spiego anche il perché. Mettendo il fermo in questa posizione, nella parte sottostante del carrello, praticamente voi avrete quest'altra parte dell'arco che va ad incastrarsi dentro questa predisposizione, impedendone l'uscita. Facendo così, inserendo questa sezione, è impossibile che il cavalletto possa far cadere il GS. Guardate qua, come faccio così, è impossibile che il cavalletto possa ribaltarsi, e già così il GS va comunque avanti e indietro, o posso farlo andare di lato banalmente. Ovviamente la ruota anteriore non andrà da nessuna parte. Adesso andiamo a montare lo stance anteriore. Per lo stance anteriore, Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! la questione è altrettanto semplice. Lo solleviamo, lo mettiamo alla base della ruota, tiriamo il GS in avanti, poi voilà. Quanto è stato difficile mettere il GS sul cavalletti? Adesso vi mostro da quest'altra inquadratura, dove vedrete tutta la moto, l'operazione inversa, ovvero rimetterlo sul cavalletto laterale. Allora, iniziamo dalla ruota anteriore, sollevo e praticamente il GS è giù. Poi vengo qui dietro, tolgo il fermo, prendo questo archetto, lo metto qui dietro, rimetto il fermo, il cavalletto laterale è aperto, mano sul telaio o sulla coda del GS dove più vi è comodo, sollevo la maniglia dolcemente senza farla andare di botto giù e metto il GS sul lato. A questo punto sfilo il tampone dalla coppia conica e praticamente il GS è tornato sul cavalletto laterale. Se volessi fare di nuovo l'operazione inversa, tampone dentro la coppia conica, rimetto in posizione verticale il GS, leggera pressione sul braccio destro, considerate che il GS pesa un bel po' e attualmente c'è anche un po' di benzina su, andiamo a rimettere il fermo e adesso andiamo a mettere la ruota anteriore. 1, 2 e 3. Tolgo e metto. A questo punto, una volta che voi avete il GS sul cavalletti, potrete farci quello che volete. Potrete ruotarlo in qualsiasi maniera. Ai piedi del mio box c'è una leggera pendenza e c'è una griglia che raccoglie l'acqua. Gli stance passano sopra senza nessun tipo di problemi, sia anteriore che posteriore. Potrete girarlo come volete in totale autonomia e in pochi secondi. Come vedete, anche l'anteriore passa tranquillamente sulla griglia senza nessun tipo di problemi. A questo punto potrete muoverlo come volete. Volete farlo entrare di sedere in box? Potete farlo. Volete farlo entrare di muso in garage? Potrete farlo pure. Una volta in garage si spinge da un lato e lo mettiamo a posto. Per l'uscita idem, senza problemi. Potrete uscire di muso, volete girarlo, lo girate. Volete farlo entrare di muso? Potrete farlo senza problemi. Sicuramente è un accessorio che ha un determinato valore, ha un determinato costo, ma per quel che mi riguarda li vale tutti quanti. Ripeto, qui ho una leggera salita e c'è la griglia e non ho problemi né a entrare di muso né a entrare di coda, senza nessun tipo di problema, e in totale autonomia e sicurezza. Una volta che siete in garage, volete adagiarlo dalla parte della parete, basteranno pochi movimenti e l'avrete messo attaccato al muro senza fare nessun tipo di fatica. Volete metterlo nell'altra posizione? Non c'è problema, andiamo indietro, si scende. A questo punto devo girarlo, quindi lo girerò. Ci faccio praticamente quello che voglio, lo giro alla volta a mio piacimento senza nessun tipo di fatica. Ovviamente il GS pesa, ha un suo peso, però voglio dire, prima siamo entrati di muso, adesso entriamo di sedere. E una volta qui il risultato non cambia. Faccio una bella pressione verso il muro e il GS praticamente si è accomodato alla parete. Quanto è complesso tutto questo? È complesso utilizzare un accessorio del genere? Vale
i soldi che costa? Per me sì, sia per la qualità dei materiali e sia per la serietà dell'azienda. L'azienda mi ha spedito questo prodotto venerdì sera, l'azienda è dei Paesi Bassi, venerdì alle 18 mi è arrivata la conferma della spedizione, mercoledì alle 11 avevo il prodotto a casa. Assemblarlo è stata roba di 10 minuti, basta inserire le 3 ruote nelle proprie predisposizioni e bloccare tutto con le coppiglie. I passaggi per mettere il gesso sul cavalletto sono semplici, però dovete fare assolutamente attenzione, soprattutto all'inizio. Poi una volta che ci si prende la mano si va più lisci. Io non mi nascondo che le prime volte avevo sempre il timore di perdermi qualche passaggio e quindi ho impiegato qualche minuto in più, come è giusto che sia, perché se dovesse cadere un mezzo del genere facciamo danno e rischiamo di farci anche male, quindi è giusto così. Una volta che ci si prende in mano, come vedete, è estremamente semplice da muovere in qualsiasi direzione. È di qualità? La risposta è sì. A quelli che mi dicevano costa tanto, la risposta è sì, costa tanto, ma è di qualità. Come tutte le cose di qualità, la qualità si paga. E pagate anche qui. Avete speso soldi per il GS per avere un mezzo di qualità? Sì. Vi piace avere una macchina di qualità e spendere soldi? Sì. Vi piace avere le borse firmate? Sì. Vi piace avere cose di qualità? Sì. La qualità si paga. E non metto in dubbio che ci siano altri prodotti che costano meno, probabilmente valgono anche meno. Come dico sempre, non fate quello che faccio io, ma se foste interessati all'acquisto di questo prodotto ho un codice sconto che vi consentirà di avere un abbattimento del prezzo di circa il 5% sul sito del produttore. Vi lascio sia il link in descrizione del video e sia il link in sovrimpressione. Ragazzi, una cosa che mi stavo dimenticando di dirvi è che il mese di novembre è praticamente sinonimo di Black Friday. Questo che vuol dire che per tutto il mese di novembre, solo ed esclusivamente il mese di novembre, avrò questo codice sconto che vi consente di avere un abbattimento del prezzo del prodotto del 10% appunto. Dopodiché dal 1° dicembre si torna con il codice sconto del 5%, quindi approfittatene. Come sempre vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.